Inter Milan 3-0 ragazzi, abbiamo vinto noi, doppietta di Lautaro Martinez, gol di Robin Gosens, l'Inter strappa il pass per la finalissima di Roma, andremo ad affrontare la vincente del ritorno della semifinale tra Fiorentina e Juventus, ma oggi l'Inter ha dato la dimostrazione che qualunque sarà l'avversaria ce la giocheremo, ovviamente, partiremo con tutta la voglia di portare a casa questo trofeo che manca da 11 anni, ma oggi soprattutto Simo abbiamo dato una grande dimostrazione di carattere più che di forza. Abbiamo dimostrato, secondo me, quello che è il reale divario che c'è tra le due squadre, più dal punto di vista del risultato che dal punto di vista della prestazione, in cui comunque ho sempre visto un Inter in controllo. Il piano partita sicuramente è cambiato grazie anche alla bravura di questa Inter, finalmente, di diventare cinica, di tornare cinica. Ha avuto più voglia di vincere questa partita rispetto al Milan, è stata anche più umile, secondo me, in tanti momenti della gara. Non sempre, in alcuni momenti potevamo fare ancora qualcosina in più da questo punto di vista, ma andare in gol subito con un grande Lautaro Martinez. E qui ci prendiamo i meriti di averlo sempre difeso, un attaccante che, lo abbiamo sempre detto, nei momenti importanti è un giocatore che c'è, mai attenzione a sottovalutare Lautaro. Questa volta ha risposto presente subito, doppietta decisiva, importantissima, grandissima prestazione, un Inter che lancia un messaggio molto molto chiaro al campionato. Non so quali saranno gli impatti sulle motivazioni del Milan, Simo, e sinceramente mi interessa poco, perché se questa è l'Inter, se continua così l'Inter, adesso c'è un'altra partita importantissima contro la Roma, ma l'Inter ha di nuovo dimostrato che tutto il futuro, tutto il destino, almeno da qui al termine della stagione, è nelle nostre mani, e questa partita era troppo importante vincerla, e l'Inter l'ha fatto nel migliore dei modi. Eh sì, io prima della partita pensavo fra me e me una vittoria, non so che tipo di reazione avrà sull'avversario, ma perché io sinceramente ragionavo su una vittoria di misura, un 1-0, un 2-1. Mai mi sarei aspettato, secondo me, cioè prima della partita il 3-0, lo dico molto serenamente, è evidente che vincere 3-0 cambia tutto, perché ti dà un ennesimo boost di energia dopo già aver battuto la Juventus, e mentre dal lato del Milan rischia di affossare psicologicamente una squadra che comunque era già in difficoltà, al di là della vittoria col Genoa. Però, ripeto, al di là dei riverberi che avrà in futuro, di cui ovviamente, come dicevi tu, non possiamo sapere nulla attualmente, io mi prendo un Inter che è tornata ad essere bellissima. Una bellezza diversa, perché l'Inter di dicembre, secondo me, è ancora inarrivabile, cioè non siamo ancora quell'Inter, però siamo un Inter che anche quando non va al 3000% comunque vince le partite, perché l'Inter di stasera, come hai fatto intendere tu, non ha fatto 150 tiri, ne ha fatti forse proprio Sì, quelli che hanno portato ai gol, però alla fine le grandi squadre diciamo sempre che fanno così. Quando noi facevamo 1000 tiri facendo un gol peccavamo di cinismo, adesso che abbiamo fatto i giusti tiri diamo i giusti meriti, perché se no ricominciamo col finalmente. discorso esatto, se no, no abbiamo avuto culo, 3 tiri 3 gol. L'Inter stasera ha dominato in lungo e in largo proprio a livello mentale, perché il Milan ha avuto delle fasi in cui ha fatto bene, non possiamo nasconderlo, però mentalmente, come hai detto anche tu, l'Inter non ha mai perso aderenza con la partita, e soprattutto nei suoi leader, Perisic, ma non solo, ha messo in campo per l'ennesima volta una grande prestazione. Sono super super felice, davvero. Dal punto di vista del cinismo, come dicevi anche tu, abbiamo riscattato qualcosina rispetto ad altre partite in Sì. cui, secondo me, l'Inter avrebbe meritato di vincere altri derby che in stagione non siamo riusciti a portare a casa. Finalmente oggi, non dico col minimo sforzo, però senza dover produrre sempre quel surplus di occasioni per poi arrivare al gol, finalmente siamo riusciti ad essere più cinici, e questo era veramente molto molto importante. Io credo che dal punto di vista loro potrebbero avere una ricaduta importante se, e secondo me potrebbe essere così, cominceranno ad attaccarsi ancora all'arbitro, perché è possibile che si lamenteranno per alcune decisioni arbitrali, soprattutto per il gol annullato al Milan per un fuorigioco che c'è da regolamento, giustissimo annullare il gol di Bennacer, che avrebbe rischiato di complicarci tantissimo perché la partita era ancora lunga. Tra l'altro, ricordiamolo, perché io sono sicuro che adesso inizieranno i tifosi milanisti con i vari screenshot e Photoshop e tutto quanto a sottolineare, a dire che l'Inter non meritava per un singolo episodio, un gol che comunque nasce da un'azione in cui c'è un fallo netto su Lautaro Martinez che non viene fischiato all'interno di una prestazione dove secondo me
manca anche un calcio di rigore piuttosto grande, piuttosto netto su Darmian, con Teo Hernandez che da ammonito andava anche espulso. Ma al di là di questo, degli episodi arbitrali lasceremo parlare loro, visto che ormai quest'anno sono diventati specialisti in questo e sanno analizzare benissimo tutti i vari frame e le varie immagini. Il campo ha detto che l'Inter ha vinto per 3-0 e un risultato così netto, così rotondo non si può mai ridurre al singolo episodio arbitrale. Dopodiché, Simo, c'erano vari temi da toccare in questa partita. La scelta di Darmian titolare ha dato i suoi frutti, perché nell'uno contro uno ha un po' sofferto, ma ha messo lo zampino sul gol e poi ci ha messo tanto cuore anche nel finale di gara. Sempre prezioso Darmian da questo punto di vista. Soprattutto però il tema era quello della coppia di attaccanti. Noi su Passione Inter ci spendiamo da gennaio per dire che secondo noi la coppia Correa-Lautaro sarebbe quella che insieme rende meglio, perché soprattutto credo che Correa possa mettere Lautaro Martinez nelle condizioni migliori di per poter andare in gol e soprattutto per rendere al meglio. E se stasera secondo me abbiamo visto probabilmente il miglior Lautaro Martinez di stagione, o in assoluto tra i migliori anche per il valore della partita che ha affrontato, il merito va dato anche ad un Correa che probabilmente non ha particolarmente brillato. In alcune occasioni è stato fin troppo molle, però la palla che dà Correa a Lautaro Martinez per il secondo gol, lo dicevi anche tu in cronaca, è una palla che quest'anno mai nessuno aveva dato a Lautaro Martinez. Per la prima volta lo abbiamo messo nelle condizioni di fare il centravanti e di andare a chiudere. Lautaro Martinez ha risposto per l'ennesima volta contro un avversario importante con una doppietta. Nei momenti decisivi c'è, e la coppia Correa-Lautaro secondo me si candida a fare molto bene. Guarda, condivido al 100%. Io non mi aspettavo, l'ho detto anche prima del match, che Inzaghi rinunciasse a quella che è sempre stata la sua comfort zone, quindi Lautaro Dzeko, per una partita così importante contro un avversario così forte. Mi ha sorpreso quindi molto positivamente con la scelta coraggiosa comunque in qualche modo di mettere Correa e non Dzeko. Devo dire che è stato ripagato, come dicevi tu, perché io da Correa mi aspetto ancora di più. Cioè, comunque io l'ho sempre invocato in questa stagione, ma non mi nascondo, io mi aspetto ancora di più da lui. Ma non è tanto Correa in generale il discorso, sono le caratteristiche di un attacco che, come hai detto, funziona molto meglio. Ormai è evidente, con uno fra Correa e Dzeko, scusami, Correa e Sanchez, e uno fra Dzeko e Lautaro. Anche questa sera l'abbiamo visto, Correa non ha fatto una prestazione memorabile, ma come hai detto anche tu, quella palla lì, e ti dicevo in cronaca, la dà solo lui. O lui o Sanchez. Quindi io mi auguro a questo punto, visto che l'ennesima conferma è arrivata anche in una partita decisiva, importante, contro un avversario forte, mi auguro che si prosegua su questa strada. Tanto poi comunque adesso siamo entrati in un altro momento in cui avremo partito ogni 3 giorni, quindi poi avranno spazio gli attaccanti, non è che adesso uno sta fuori 2 partite e si deprime. Abbiamo bisogno di tutti, però mixiamoli meglio. E qui mi pare che Correa, Dzeko in 2 partite hanno fatto benissimo, sono entrati Lautaro Sanchez con lo Spezia, hanno fatto strabene, oggi hanno fatto bene Lautaro Correa. Mi pare evidente, no? Quale sia la situazione migliore, ecco. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Simo, io in realtà non ho molto altro da aggiungere, se non che è un risultato di grande forza, di grande dimostrazione, un 3-0 molto rotondo che è il risultato migliore che si poteva ottenere nel momento migliore, perché questa è una squadra, l'Inter, che da come li vediamo anche parlare, questi calciatori ci hanno fatto capire quanto l'aspetto mentale sia importante per loro. Sinceramente non pensavo, perché io credevo che dopo uno scudetto e dopo la cura Conte più Oriali avessimo tutti quanti fatto quello scatto in più. Invece evidentemente non eravamo ancora completamente pronti e sicuri dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità, tant'è che di fatto tutti quanti all'interno dell'Inter hanno certificato, hanno confermato che quella sconfitta nel derby di campionato ci aveva fatto spegnere l'interruttore, e Skriniar stesso poi nei giorni scorsi aveva detto che vincere contro la Juventus ci aveva permesso di riattivarci. Ecco, su questo fatto allora punto molto, sono convinto quindi che questa partita, vincerla così, possa aver portato una ulteriore convinzione mentale che per questa squadra è troppo importante, e io pensavo di no, invece è veramente troppo importante. Ultima cosa, Simo, Inzaghi comunque si porta a casa Supercoppa Italiana, ha raggiunto la finale di Coppa Italia, ottavi di finale di Champions, sta camminando sempre più verso comunque degli obiettivi importanti, e sento tanti metterlo in discussione ancora oggi. Diciamo che i risultati comunque stanno iniziando ad indirizzarsi verso una strada piuttosto interessante.
Guarda, condivido tutto, mi limito a dire una sola cosa. Chi ci segue da tempo sa quanto io ami alla follia Antonio Conte come tipo di allenatore. I risultati oggi parlano di un Inzaghi che, vabbè, la Supercoppa Conte non l'ha giocata, quindi il paragone non c'è, però la Champions ha fatto meglio, la Coppa Italia ha fatto meglio, il campionato con una squadra nettamente meno forte rischia di pareggiarlo. Quindi fino a qui, poi vediamo come va. Se batti il Bologna nel recupero hai staccato anche abbastanza il Napoli. Non voglio dire che sia sicuro arrivare primo o secondo, però come hai detto tu ci indirizziamo verso quella direzione lì. Io non so come va a finire a fine stagione e non ho preconcetti. Mi auguro che quelli che durante l'anno sono comparsi solo nei momenti di flessione per criticare tutto e tutti a partire da Inzaghi si rifacciano vedere poi a maggio, anche se va bene, perché se no è troppo comoda, come diciamo sempre, se no è troppo comoda, tutto qua. Grande prova anche di Ivan Perisic al solito, che a un certo punto ha lanciato uno strappo in stile Capitan Zanetti, sembrava di rivedere ad un certo punto, veramente, veramente alla grande. Per qualche momento abbiamo sofferto un po', soprattutto la loro corsia di sinistra, che sapevamo essere la più forte, la più insidiosa, però l'Inter ha vinto una grande partita. Dicevamo, i derby non si giocano, si vincono, e finalmente non si poteva chiudere una stagione senza vincere un derby, anche perché soprattutto quando i valori sono così nettamente differenti tra le due squadre, l'abbiamo dimostrato. Andiamoci a prendere lo scudetto adesso, mi raccomando. Fateci sapere se siete d'accordo con i nostri giudizi, iscrivetevi, mi raccomando, al nostro canale. Vi ricordo che potete entrare a far parte del nostro club per entrare in diretta con noi, per commentare tutte le notizie e non solo insieme a noi. Vi aspettiamo ovviamente su www.passioneinter.club.